Mm, 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 mm. C'ho la pelle d'oca. Vi faccio una cosa buonissima, la cotoletta alla milanese, quella vera, fritta del burro chiarificato, da paura. Iniziamo subito da che cosa? Dagli ingredienti. Le verdurine, le insalatine. Io non c'ho oggi i pomodorini, quella, i datterini che fanno normalmente, perché non è stagione, quindi ci avremo pomodori merinda e l'insalatina fatta di rucola e 2 radicchi. Poi abbiamo il burro chiarificato, farina, pangrattato e uova, quelle per fare impanatura buona buona. Ma la ciccia dove sta? Sandrino mi ha fatto un lavoro pazzesco, il mio macellaio di fiducia. Zac, zac, zac. La voglio fare così. Cioè, mi voglio fare impazzire. Guardate che sventolone di cotoletta milanese che si fa. Vitello da latte. Compriamo il vitello da latte italiano, allevato e macellato in Italia, ok? Quindi che ho fatto? Ho fatto tagliare la parte dell'osso, la costa, più un pezzo quello dove ci sta soltanto la ciccetta. L'ho fatta aprire al libretto in questa maniera. Coltellino. Allora, io ho paura che queste parti dove c'è il grassetto si possono arricciare, quindi le taglio un pochettino. Qui c'è ancora un pezzo d'ossicino, lo leviamo, perché così che sarà? Sarà tutta ciccia che si può mangiare. Buona, 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 buona. La freschezza della carne, se è fatta macellata da poco, se è conservata bene. Se non sentite nessun odore, la carne è fresca. Se comincia a essere viscidosa, se incomincia a avere un odore, se c'è odore, la carne è vecchia. Gli dovete menare il macellaio, gli dite, ah, brutto. Così. Ah, Sandrino, tu sei salvato oggi. La prima cosa che dobbiamo fare è chiarificare il burro. Ma perché si chiarifica il burro? Che cosa vuol dire? Mo lo dico. Allora, calcolate che il burro, mo dici, tutto sto burro ci serve. Una volta che lo faccio, me lo metto da parte. Che faccio? Lo faccio ogni volta? Perché mica siamo matti, no? La cosa importante è quella di chiarificare il burro per friggere. Il burro chiarificato può resistere a una temperatura addirittura di 250 gradi, mentre il burro normale, in questa maniera, che a 130 gradi, 135 comincia a diventare nocciola, si comincia a bruciare. Allora quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo levare le proteine e le caseine del latte. E come si fa? E poi lo faccio vedere, piano piano, lo lasciamo sciogliere lentamente. La cosa più bella sarebbe metterlo addirittura su un termosifone, piano piano. Io ho messo una temperatura bassissima dell'induzione, si fonderà leggermente e poi andiamo a separare da piccolo chimico le proteine, le caseine del latte e così rimarrà soltanto la parte grassa, quello che servirà per friggere. Impaniamo la carne. Qua utilizzo la carta del macellaio così per infarinare la carne, così aderirà bene l'uovo. Mo l'uovo. Uno. Qua l'uovo ci vuole, eh? Ah, si deve sentire proprio bello. La cosiddetta milanese è quella cosa che ti mangi quella e basta, con insalatina per sgrassarti la bocca e stai a posto, non devi pensare prima, antipasto, se no rimani fregato, non ce la fai a mangiartela, buono. Nel frattempo schiumate il burro, vedete che faccio così, la parte sopra, in superficie. Ecco, piano piano, vi divertite, questa è una ricetta da far sabato, la domenica, quando state proprio in vena, che volete proprio divertirvi, mangiarvi una cosa buonissima perché è stratosferica, anche per cambiare la tipologia di carne, perché io lo so, voi normalmente mangiate il pollo, ne mangiate il tacchino, ne mangiate il manzo, però il vitello non ve lo mangiate mai, il vitello da latte. Ah, così, piano piano. Per chi non vuole perdere tempo, non si vuole fare questa operazione, compra il burro chiarificato già al supermercato, però dove mette? Noi ci piace fare queste cose, dall'inizio alla fine. Noi ci faremo, io mi faccio quel pane grattato a casa, voi potete fare il burro chiarificato, dai. E guarda che sta succedendo, si vede sul fondo la caseina, vedete queste cosette che affiorano? Sul fondo c'è tutta una parte bianca. Il chiarificato, il burro chiarificato, vedete, sarà soltanto un prodotto giallo, quasi trasparente. Roba bianca tutta da buttare. Sbattete le uova, aggiungeteci un pochino d'acqua o un goccetto di latte se volete. E in più un po' di sale, così ci avremo il sale, già la carne sarà salata un pochettino, poi ci mettiamo un altro pochetto, ecco qua, un altro pochetto d'acqua perché vedete quanto è denso sto uovo?
Ammazza che è. Vai. Adesso sto lenzoletto lo bagno dentro l'uovo. Bene. Oddio. Vai. Dappertutto, eh. Vai. Così. Io faccio prima la prima parte. Pangrattato. Guardate che bello, mamma mia. Il pangrattato deve essere quello buono, grosso, a pezzettoni, non la polvere, non la sabbia. Guardate qua, casomai se non trovate quello giusto ve lo fate a casa o se no vi comprate il panco. Fate un casino come me a casa, non vi preoccupate, tante vogliono bene, le mogli, i fidanzati, i mariti, mi perdonate sempre, ma dove vanno? Domani è meglio di casa nostra, Ma dove andate senza di noi? Ma sono dolori per friggere sta cosa. Mi devo mettere la padella così. Con due padella devo friggere, questo ci avevo pensato. Oddio. Mamma mia ragazzi. Ho esagerato, mi sa tanto. Come sempre. Nel frattempo divertitevi a schiumare il burro. Così, lentamente. Ecco qua. Vedete, piano piano sta diventando trasparente, guardate. Vedete? Incomincio piano piano a versare il burro chiarificato. Con la carta assorbente, vedete che cosa sto facendo? Lo filtro piano piano. Le impurità rimarranno sulla carta assorbente. La parte bianca rimane sotto sul fondo della casseruola, guardate lì. E adesso vado a friggere. Arrivate a una temperatura di 150-160 gradi, mamma mia che bestia che ho fatto, ho esagerato come sempre, camera Q. C'è ragione, sono sempre il solito. Piano piano e facciamo cuocere la carne perché deve cuocere fino all'interno, quindi deve essere una temperatura non troppo forte perché sennò dentro non si cuoce. Noi la vogliamo leggermente rosa dentro, però cotta. Vedete, frigge ma non è violento, quindi vi attestate su quella temperatura, prendete un bel termometro e lavorate a 150 gradi. Ma poi non potete capire il profumo, quando si frigge col burro è un profumo, è una delizia. Solo che non si può fare sempre, però è fantastico per come regge il calore, quindi il punto di fumo che si alza tanto, e per l'aroma e il profumo che mette. Buttate pure un po' di burro così comincia ad ambientare, perché non sta in immersione, sta a metà, sta friggendo, no? Ecco qua, così. Maglione sopra, pantaloncini sotto. Perché qua deve essere montato tutto. A Roma via il sole, piove. Per non è che c'è la cucina all'aperto. Camera U, giriamo, Mamma mia, che bellezza. Come sono contento, pure cazzino mi sento, guarda. La volevo da una vita perché volevo proprio quella grossa, volevo farla proprio enorme. C'è un ristorante famosissimo, 3 stelle Michelin, che sono da Vittorio, i suoi fratelli Celea che saluto, ciao, sono i più bravi al mondo e fai catering. E loro fanno questa cotoletta gigante e quindi ho preso spunto da loro che la fanno così grande e mi è venuta sempre voglia, dato che non ci sono mai andato allora a mangiare, la voglio fare pure io. Facciamo un'insalatina, prendiamo un piatto bello sostenuto, bello grosso. Vediamo un po'. Qua c'ho tutti i piatti miei, vedete, impicciate un pochetto. Facciamo l'insalatina con 2 tipologie di radicchio. Uno è questo qui, il radicchio di Treviso IGP. Ecco qua, bellissimo, guardate che bello. In questa maniera, guardate che bello. Questo è dolcissimo, è buonissimo. Un altro tipo di radicchio, il radicchio variegato di Castelfranco, pure questo è eccezionale. Lo sfogliate questo e fate così, lo rompete con le mani, in questa maniera, così. Guardate che colori, che spettacolo e che croccantezza proprio. Poi alterno con un po' di rughetta. Levo la parte quella più dura, metto un po' di rucola, così c'è un po' di piccante pure che la rucola gli dà, un pochetto di radicchio di quelli di Treviso e poi, non essendoci pomodori adesso, i pomodorini, i datterini, ci sono ma sono di serra e noi usiamo il merinda, quindi diamo un po' d'acidità. Questo c'è fino ad aprile questo pomodoro ed è pazzesco come pomodoro di insalata. Scolate bene la carne, così, dal grasso, poi la mettete qui un po' a riposare su una gratella.
senza mettere una carta, perché sennò poi diventa troppo moscia la panatura quando sta a contatto col grasso che esce fuori. Quindi fatela un attimo riposare così. Famo una salsetta per l'insalata, no? Una bella citronette. Allora, quando non volete sbagliare e volete fare una bella salsetta senza che toccate l'insalata, che fate un casino, non sapete quanta roba ci dovete mettere, fate così. Un po' di limone, un po' di sale, guarda, così. Un po' di olio, senza esagerare. Una gratta di pepe, che ci sta bene. E poi con la forchetta date una bella emulsionata. E questa sarà la salsetta che andiamo a mettere direttamente sull'insalata. Poi la girate voi dentro al piatto quando state a mangiare. Vedete come diventa bella, spessa, diventa densa, no? Perché emulsioniamo il grasso col succo di limone. Adesso tamponala, come se avesse sudato la fidanzata o il fidanzato e gli date una bella tamponata, così. Ah, bello, che siete sempre troppo, hai sudato troppo, ecco così. E adesso la tagliamo. Sentite? Ma guarda qua dentro, guardate qua dentro l'umidità, guardate che bella, guardate che spettacolo. Metto un po' di sale, poco, vai così. La camera fuoco, questa ti fa sognare, eh? Tiè, guarda qua. Non puoi capire, senti che buona però. È buonissima. Senti che spettacolo. Mamma mia. Eccola qua. Guardate che cottura meravigliosa. Mo, salsettina per l'insalatina. Guardate che bella che è. Un po' di sale per la carne. Rifate sta ricetta e mi raccomando, quando la rifate, pensatevi a che cosa. Vi dovete scrivere e commentate. E a proposito, condividete pure a chi volete bene, condividetevi, così ci sta qualcun altro che comincia a cucinare bene. Ma quando stai a mangiare un fritto, che vuoi? Una bollicina o una biretta? C'ho una Imperial Red Ale. Dico bene, ma sto a guardare lei, sto a guardare perché insomma mi bacchetta sempre. Va benissimo. Va benissimo. Di birafrea. Si chiama Bastola lei. A me piace la schiuma, eh? Mi piace un po' schiumosa, eh? Guarda che schiuma che c'ha, guarda il colore. Lo stesso colore della botetta alla milanese. C'ho la pelle d'oca, i brividi della schiena. Che buono.